Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslight, in una veste un po' malaticcia, quindi se sentite una voce un po' più rauca o con un accento un po' più nasale è perché sono estremamente raffreddato. E in questo 10° episodio della Gormiti Lore termineremo la lore canonica dei Gormiti, o almeno quella che viene considerata tale dalla community, trattando infine la serie Luxion. In teoria fra Neorganic e Luxion c'è la Morphogenesis, ma oltre al fatto che più o meno tutti la odiano, ci sono altre ragioni per cui non la voglio trattare fra i video lore canonici, anche se ha 2 capitoli magazine dedicati. E una di queste ragioni è il fatto che priva di corto animato. Non ci avevo mai fatto caso, ma ogni serie canonica dei Gormiti ha sia dei capitoli del magazine, sia una descrizione nel foglietto illustrativo, che un adattamento animato. Finora non abbiamo mai visto una serie che non ne avesse uno. In più, la Morphogenesis ha una collocazione temporale davvero imprecisa e genera parecchie contraddizioni ovunque la metti. Quindi direi di finire la serie canonica delle Gormanalisi con la Luxion. Farò, come ho detto altre volte scorse, una Gormiti lore per anche le serie considerate non canoniche. E tempo di cominciare il video, ma prima sigla! La Luxion, una delle serie più difficili da collezionare e anche una delle più pragmatiche e misteriose. Infatti è ambientata sulla Terra. E su Gorm ci sono alcune informazioni contraddittorie. Corto e foglio illustrativo dicono Terra, ma il magazine dice Gorm. Potremmo risolverla dicendo che il magazine si è sbagliato, ma non sarebbe divertente. Poi che senso avrebbe chiamarli Gormiti quando non hanno niente a che fare con Gorm? E se invece il termine Gorm nel magazine non si riferisse alla dimensione, come succede nella Neorganic, ma invece al territorio o isola che si trova sulla Terra? Prima di addentrarci un pochino più avanti su questa cosa, direi di parlare del periodo storico. Infatti la Luxion è ambientata in un passato estremamente remoto, molto prima della serie Luxion, un periodo in cui sulla Terra non c'era vita, o almeno vita senziente capace di esplorare i territori della Terra. Queste due cose potrebbe spiegare alcune origini del collegamento fra Gorm e Terra. Vedremo meglio nel video riassuntivo della Gormiti lore che ho intenzione di fare, una sorta di timeline completa delle serie canoniche dei Gormiti. Ad un certo punto, però, un'energia incredibile, che non si sarebbe mai più vista in egual potenza, si manifesta nel pianeta Terra. Ciò scatena la furia degli elementi e nascono così i 4 signori delle tribù originarie dei Gormiti, che avrebbero fatto da predecessori dei popoli classici dei Gormiti che vediamo nelle serie che avevamo già visto. Questi Gormiti sono Mistral, il signore della tribù del vento, Kraken, il signore della tribù dell'acqua, Bisamonte, il signore della tribù della roccia, e Arboricus, signore della tribù del bosco. Questi Gormiti hanno dei poteri incredibili. Toccando i loro elementi possono creare dei Gormiti che saltano fuori dall'elemento toccato e si animano di vita propria, pronti all'aiuto della loro tribù. Ogni gormita racchiude in sé l'essenza del suo elemento ed è quindi pervaso da un'energia visibilmente brillante che li circonda e protegge come uno scudo, rendendoli invincibili e padroni completi dell'energia dei loro elementi. Nelle ere a venire, le 4 tribù si rendono conto però che allontanandosi dai loro elementi, le loro energie cominciano a diminuire
E quindi i signori si riuniscono nella rosa dei 4 elementi, un luogo sacro, segreto e mistico che racchiude tutti e 4 gli elementi della natura, attraverso il vento che passa di lì, l'erba che ricopre la collina, il fiume che in realtà si trova lì vicino, non è proprio lì, non attraversa quella zona, e i megaliti che formano una sorta di Stonehenge. I signori invocano quindi Leander, la manifestazione fisica dell'essenza stessa della natura, che da sempre animava le forze della natura e che per la prima volta si manifestava nella forma di un centauro con un elmo. Perché, le sue gambe sono 4 come gli elementi della natura e l'elmo ricorda ai bambini a casa che non importa chi sei e come stai messo, abbiamo tutti la responsabilità di mantenere e di preservare l'ambiente. Capito, Billy? Non è che puoi continuare ad usare la tua malattia terminale per evitare di riciclare. Anche tu sei responsabile della natura. Leander parla, a quanto pare, di se stesso in terza persona, perché dice che la natura è generosa e quindi se i 4 signori uniscono le essenze dei loro elementi e fanno anche i bravi, riceveranno come regalo sotto l'albero di Natale la globosfera di potenziamento. Un artefatto che concede a qualsiasi gormita al suo interno un'energia nuova che lo ricaricherà entrando in contatto con la luce infinita degli elementi, rendendolo quindi un gormita Luxion. I signori seguono il procedimento consigliato, nel magazine praticamente lo avevano fatto già evocando Leander, che stranamente chiamano per nome come se lo conoscessero già, e ottengono quindi l'energia Luxion. E qui comincia a esserci qualche problemino fra il corto animato e le altre fonti, cioè l'origine dei gormiti del male. Finora non abbiamo parlato del corto in realtà. Da una parte abbiamo magazine e foglietto illustrativo che ci dicono semplicemente che liberando Leander si è risvegliato Draconius dal suo sonno millenario. Questa entità, proveniente dalle viscere della Terra, desidera ottenere la globosfera per potenziare se stesso e conquistare il mondo. Quindi genera il suo esercito di gormiti del male, entrando in contatto con gli elementi nocivi per la natura, che in realtà non sono nocivi della natura, sono elementi della natura, sono nocivi per gli ambienti e la fauna della natura più che altro, però, perché è roba tipo plastica, che è una rielaborazione del petrolio, che è naturale tecnicamente, non è inorganico, è organico, tecnicamente la plastica è organica, roba tossica e velenosa, e gas radioattivi che sono naturali, è tutto naturale. Nel corto invece i gormiti del mare erano già presenti da prima del risveglio di Leander e dal sblocco della globosfera di potenziamento e quindi del risveglio di Draconius. Anzi, i gormiti del male erano la causa principale per cui avevano bisogno i signori avevano bisogno della globosfera. C'era tutta un'avventurina di Arboricus che si mena con Plastiforme e poi finiscono da Bisamonte che costringe Plastiforme alla fuga. E quindi, in questo caso, mantenere le energie diventa una necessità e non una sorta di sfizio, il che sì renderebbe l'evocazione di Leander e quindi il risveglio di Draconius una cosa necessaria, ma creerebbe però un conflitto con la narrazione della maggior parte delle fonti e lascerebbe scoperta l'origine dei gormiti del male. Io personalmente preferisco la fonte magazine e il foglietto, perché è un po' più coerente, senza necessità enorme di spiegazioni aggiuntive. E adesso che ci penso abbiamo una delle contraddizioni più grosse in generale, cioè che le lande della Terra erano considerate inesplorate, nonostante Draconius fosse sopito da migliaia di anni, il che implica che migliaia di anni fa era sveglio sulla Terra. Io personalmente prima di cominciare questo video ero sicuro che Draconius fosse confinato assieme a Leander da qualche parte e evocando Leander abbiano rotto il sigillo, una roba del genere. Però a quanto pare non è così. Boh ragazzi, non ne ho idea. Cioè, guardatemi, sono tutto malaticcio e sto cercando di fissare una storia canonica e coerente, senza contraddizioni sui gormiti. Perché mi voglio del male? Facciamo così.
Seguiamo il foglietto illustrativo e il magazine su questo perché sono la maggioranza. Mentre per la questione dell'esplorazione della Terra, diciamo che Draconius non l'ha esplorata, è sempre stato dentro casa sua, fisso da solo, e si è addormentato lì per migliaia di anni, dalla noia. Prima di chiudere la parentesi contraddizioni aggiungo una piccola chicca. All'inizio del corto i signori del bene recitano una promessa in cui dicono che combattono le forze del male attraverso l'infinita energia della luce. Big sommo luminescente vibes. Riprendiamo da Draconius viene risvegliato. Crea il suo esercito di gormiti del male e li manda ad utilizzare la globosfera di potenziamento, rendendoli Luxion. Nel corto è Cerbanta ad utilizzarla, mentre nel magazine abbiamo Plastiforme che fa da ponte con le sue strisce di plastica per far raggiungere ai suoi compagni la globosfera di potenziamento. E così inizia il conflitto eterno fra bene e male. Nel magazine Leander dice che la globosfera è dei signori di diritto, e mi sembra un po' una cosa razzista da dire, ma per il resto si conclude qua lasciando il finale aperto. Nel corto invece ci viene mostrato un pochino qualche conflitto, tipo Bisamonte che viene attaccato da gorbatenti del male. Nello scontro si stanca, Draconius guardando la situazione gli manda contro Cerbante che sembra incontrare Bisamonte per la prima volta, ma nonostante questo Bisamonte vince la battaglia e Draconius decide di andare lui stesso a utilizzare la globosfera di potenziamento e cerca poi di rubarla. Leander e lo sgama, si menano e lo sconfigge. Poi come al solito resta il finale aperto, stile prime serie, non è ancora finito lo scontro fra bene e male, chi vincerà questa battaglia lo scoprirete conquistando i pupetti e dateci i soldi. I signori poi alla fine del corto recitano di nuovo la promessa, ma questa volta anziché dire infinita energia della luce dicono globosfera di potenziamento. Tiriamo un po' le somme. Effettivamente devo dire che quando ho visto il corto intero recentemente per la prima volta e letto il magazine mi ha soddisfatto, cioè c'è tutto quello che serve per qualificarlo come corto introduttivo della serie, come per le prime serie. Tecnicamente è superiore ad ogni corto pre-Final Evolution. Però devo dire che quando avevo visto l'estratto da piccolo ne ero rimasto deluso. Vabbè che l'avevo visto sul sito ufficiale, quindi in realtà erano solo i primi 5 minuti, o qualcosa del genere. Però credo che la ragione per cui ci rimasi male era diversa. Intanto le figure. La Luxion ha dei design che funzionavano e sono efficaci, ma il problema sono le colorazioni. Infatti per la prima volta i gormiti sono fatti di una plastica che si illumina al buio, invece che la solita plastica con la tinta glow in the dark sopra. E questo li rende tutti con la stessa colorazione, semitrasparenza, un po' monotona che non ti fa vedere bene alcuni dettagli. E inoltre per questa ragione che non volevano coprire questa plastica glow in the dark abbiano voluto metterci meno colori diversi possibili, rendendoli quindi più simili a dei cosmiti che a dei veri e propri gormiti. Ed è un vero peccato perché le figure sarebbero state davvero belle con la tinta normale. Spero di mettervi a schermo alcuni dei design come erano nell'immagine beta, nei foglietti illustrativi. Nei foglietti illustrativi c'erano i teaser, erano i gormiti ed erano tutti quanti nelle colorazioni beta, non in plastica glow in the dark. Guardateli che bellini. La Luxion si era pubblicizzata tanto, ricordo che nonostante erano 3 serie che il mio interesse per i gormiti stava calando fra Titanium, Neorganic e Morphogenesis e io ero super eccitato del poterla vedere. Sul sito c'era tipo un banner che diceva presto in arrivo la serie Luxion o una cosa del genere. Ero così gasato che ogni giorno andavo sul sito per controllare se era uscita e al tempo dovevo ogni volta chiedere in prestito il computer di mia sorella per andare su internet. Però ho completamente rimosso quando il sito fu finalmente aggiornato e potei vedere il corto. Ricordo solo una vaga sensazione neutrale, niente di estremo. Ero sì curioso per le figure, ma non mi pare di essere stato emozionato di prendere dei gormiti Luxion. L'edicola vicino casa non ce le aveva nemmeno, e la volta successiva, da quando erano usciti che andai ad un negozio di giocattoli, presi giusto la globosfera di potenziamento con Leander dentro, perché assomigliava al sommo, e in un'altra occasione presi un pacchetto dove trovai, mi pare, Mistral, una roba del genere. Un po' a caso, senza interesse. E da quel momento in poi mi pare che smisi di quasi completamente di pensare ai gormiti fino alla Nature Unleashed, che quella è un'altra storia. Come avevo detto nella Gormiti lo scorso, avevo già cominciato in quel periodo a orientarmi ad altri prodotti, Pokémon, Yu-Gi-Oh! E quando era uscita la Luxion, più o meno in quel periodo
erano usciti gli Skylanders. La questione dell'età che avevo al tempo si pone sì, ma anche se fino a un certo punto. Certo, quell'anno mi pare avessi iniziato le medie, però c'era anche da dire che non ero propriamente un tipo normale rispetto ai miei compagni di scuola e di classe. Non dimenticherò mai quella volta che, quando ormai facevo la terza media, un bambino sul pulmino, dopo una gita, mi disse: "Giochi a Pokémon". Quella è roba per bambini. E io ho risposto, giustamente: "Bro, tu sei un bambino. Letteralmente fino all'anno scorso facevi gli elementari. Guarda in fondo al bus. Ci sono i miei compagni di classe. Alcuni già fumano. Probabilmente perché vogliono sentirsi più grandi di quel che sono effettivamente. Nonostante la crescita sia qualcosa di inevitabile e irreversibile. Perché fingere di essere più grandi di quel che si è? Li hai mai sentiti gli adulti veri? Ci invidiano. Perché noi, al contrario di loro, siamo privi di quelle problematiche che avverranno e arriveranno. Quindi non ti preoccupare, mio piccolo e momentaneo compagno di viaggio. Goditi questo periodo lieto finché puoi, perché una volta finito non tornerà più. Sei strano. Poi non abbiamo più parlato per il resto del viaggio. Questo flashback era per dire che non è che smisi di interessarmi ai gormiti per pressione sociale data dai miei compagni di classe, ma che la causa potrebbe essere stata o le figure che non mi soddisfacevano, oppure la narrativa stile corti prime serie che non funzionava più con me, oppure semplicemente entrambe le cose. E vabbè, mi spiace, anche perché avessi continuato a collezionare la serie Luxion adesso non mi mangerei le mani, perché è la più rara, una delle più rare da collezionare. E niente, fine. Non gli do un voto come le serie cartoon, perché non hanno un vero e proprio cartone, è un po' difficile valutare la serie Luxion con un voto. Valutare è un po' come valutare le prime serie con un voto, è un po' difficile. Quindi direi di chiudere il video qua. Grazie per averlo visto, grazie per aver fatto compagnia per tutte queste video lore. Spero continuerete a seguire per vedere le lore non canoniche e eventualmente forse anche Nature Unleashed. E perché no? La 2018? Araldi di Gorm? Quella nuova, il reboot nuovo, intendo. Immagino che sarete eccitatissimi a vedere i gormiti lore degli Araldi di Gorm 2018. Questo bellissimo reboot moderno. E niente, grazie per aver visto il video, di nuovo. Grazie, spero che mettiate like, commentiate, vi iscriviate al canale, per favore, grazie. Se l'avete già fatto, grazie mille, siete dei gormiti. Dopo questa chiudo. Scusate, sono un po' malaticcio in questo video, non so se viene poi così bene adesso, poi vedrò nel montaggio. Boh, mi pare di aver fatto una schifezza di registrazione.